Oggi ti illustro e ti darò tutti i dettagli di una pratica che utilizzo nella mia vita con una efficacia incredibile e che l'ho presa da Joe Dispenza dal suo libro Supernaturale. Se ti interessa di scoprire questa tecnica, rimani fino alla fine, mettiti comodo e iniziamo. Io sono Giulietta, coach della manifestazione e aiuto le persone di liberarsi da autosabotaggi e limiti interiori per poter vivere la vita che hanno sempre sognato. La tecnica di oggi è il film del futuro. Come si può fare? Come ogni cosa per riprogrammare il nostro subconscio, quello che è il 95% della nostra mente, possiamo utilizzare la ripetizione per poter riprogrammare ciò che è il nostro autopilota, ciò che guida le nostre giornate. Quando noi laviamo i denti, sono cose automatiche che facciamo nella nostra vita solo perché l'abbiamo fatte talmente tante volte che l'abbiamo resi così conosciuti, così parte di noi che possiamo pensare di altre cose mentre guidiamo la macchina, mentre il nostro subconscio guida con il suo autopilota e riesce a fare ogni singolo elemento del processo attraverso l'autopilota. Perché è così importante la riprogrammazione mentale? Perché così noi riusciamo a mettere in questi 95% della nostra mente, del nostro subconscio che guida, che è un autopilota che ci fa risparmiare energia e il tempo, perché queste sono reazioni automatiche, queste sono azioni che entrano ancora prima che noi iniziamo a elaborare con il nostro pensiero logico, perché la logica è molto più lenta, richiede più sforzo, più tempo, più energia. E invece quando noi implementiamo qualcosa dentro al nostro subconscio, quello ci fa guidare anche quando noi non pensiamo, anche quando noi siamo distratti, quando siamo immersi nel nostro passato oppure siamo preoccupati o programmiamo il nostro futuro. Ecco perché è importantissimo di implementare cose utili nel nostro subconscio. Nei primi 7 anni di vita, quello che assorbiamo dall'ambiente in cui cresciamo non è scelto da noi stessi consciamente, non è per nostra volontà. Ovviamente ci troviamo in quell'ambiente immersi con quei genitori, con quei parenti, con quelle amicizie, con quelle persone che ci fanno educare quando andiamo nella scuola. Dopodiché, quando noi siamo adulti e vogliamo riprogrammarci e pulire un po' il nostro subconscio, perché parliamoci chiaro, se noi ci laviamo tutti i giorni, perché non facciamo una pulizia anche alla nostra mente, al nostro subconscio e vedere ciò che è utile e ciò che non lo è, come il nostro armadio. Quando inizia la stagione primaverile, noi togliamo i vestiti, quelli che abbiamo utilizzato dell'inverno, li togliamo da parte e mettiamo quelli vestiti che sono utili per noi per quel momento. La stessa cosa serve anche qui. Quando te hai un nuovo obiettivo, quando hai un nuovo scopo che vuoi realizzare nella tua vita, che vuoi perseguire, tutto ciò che hai immagazzinato nel tuo subconscio potrebbe aiutarti, ma potrebbe, se ci sono delle cose che non sono utili, potrebbe ostacolarti di arrivare alla realizzazione, alla manifestazione del tuo obiettivo. Ecco perché è così fondamentale di mettere semini che crescono nel terreno fertile in modo che quella pianta, quell'albero che fai crescere, in un momento ti darà delle frutta che puoi utilizzare, che puoi mangiare, che possono nutrirti. La stessa cosa è anche con il nostro subconscio.
Questa pratica, questa tecnica del film del futuro è molto utile, io la utilizzo perché questo ti fa un ancoraggio con il futuro, con il tuo obiettivo di poter sentirlo già ora come realizzato, di poter viverlo, di poter vederlo nel mondo fisico come una cosa che ti appartiene, che non è sconosciuta, ma più la visualizzi, più la vedi, perché qui un conto è visualizzarla con gli occhi chiusi, un conto è creare con Canva, con CapCut oppure perfino un Reels puoi creare su Instagram o TikTok che ti possono essere utili. Torniamo sulla pratica. Per essere efficiente, un film del futuro lo puoi creare così che deve durare massimo 3 minuti, in modo che in quei 2 momenti della giornata in cui te ti svegli la mattina e hai le onde cerebrali in frequenza alfa, riesci a penetrare la barriera del tuo subconscio e inseminare, mettere questi semini all'interno del subconscio con più facilità. Quando la tua mente logica non è ancora attiva, appena ti svegli la mattina e prima di addormentarti la sera. Quelli sono i 2 momenti più fertili della giornata in cui te riesci con facilità, maggiore facilità, di mettere, di incasellare ciò che vedi come immagine sul tuo cellulare. Creare il tuo film del futuro deve essere qualcosa legato con il tuo obiettivo, quello che vorresti raggiungere. Scegli 10 punti, 10 cose che appartengono a quella immagine, a quel obiettivo, quel scopo che vuoi raggiungere. Possono essere legati con il posto dove ti trovi, con cosa esattamente fai, con le persone che ti circondano, con gli eventi che ti accadono in quel obiettivo raggiunto. Possono essere anche emozioni che sperimenti, posti che frequenti in quel esatto momento, quando il tuo obiettivo fa già parte della tua vita. Puoi prendere immagini anche da Pinterest, puoi prendere delle immagini anche da Google, oppure potresti fare come ho fatto io, ho preso direttamente un video che è filmato in un posto che è legato con il mio obiettivo. Importantissima anche la musica che metti come sottofondo, perché quando te vedi una cosa ma anche ascolti la musica, quella musica fa ancoraggio di quell'immagine e richiama sensazioni dentro di te, così riesci a mettere delle sveglie durante la giornata. Io ho messo una alle 9:30 e una alle 3:30 di pomeriggio, in cui il mio cellulare inizia a riprodurre soltanto la musica del mio film del futuro, in modo che io, anche senza vedere il film del futuro che mi vedo la mattina appena mi sveglio e la sera prima di addormentarmi, in quel momento, quando sento la musica, viene richiamata quella sensazione interna, quel ancoraggio si attiva ed è come se io guardassi il mio film del futuro e collegassi me stessa, il mio essere, con quella esperienza futura che vorrei vivere, con il momento presente. Io mi ricordo che io vivo quel sentimento, io sono in quel sogno, in quel obiettivo, in quel film del futuro. Questi ancoraggi li potete fare anche più di 2 volte al giorno. Potete perfino, se avete la possibilità, di mettervi per 10 minuti in un posto tranquillo dove, rallentando il vostro respiro, entrando di nuovo in queste onde di frequenza cerebrale alfa, in modo che
Dopo che avete abbassato le vostre frequenze fino al livello delle frequenze alfa, riuscite a farvi vedere per 1 o 2 volte anche il film del vostro futuro. Potete fare anche così, non c'è un limite di volte in cui potete ripetere la visualizzazione, la riproduzione del vostro film del futuro, oppure non c'è neanche un limite di volte in cui voi potete mettere la sveglia con la musica che è del vostro film del futuro, in modo che ovunque voi state e nonostante non importa cosa fate in quel momento, vi scatta quel click, quel ancoraggio con il vostro film del futuro e lo richiamate qui ed ora. Iniziate a sentire quella gioia, quell'entusiasmo, quella sensazione positiva dentro di voi che state vivendo una cosa piacevole, una cosa desiderata. In questa maniera, più il vostro corpo si abitua a sentire queste emozioni, più cerca di riprodurre ciò che è dentro al film, anche perché voi con la riprogrammazione mentale mettete quelle immagini nel vostro subconscio, più volte lo vedete, più forte voi ancorate, immagazzinate il vostro subconscio quell'esperienza che troverà il modo di realizzarsi attraverso della frequenza che voi allineate sempre di più nella vostra vita con il vostro obiettivo, con il film del futuro che rappresenta ciò che è il vostro obiettivo. Ecco perché adesso vi faccio vedere una piccola parte del mio film del futuro per poter darvi un esempio e capire come potete crearlo anche voi. Io ho utilizzato CapCut. Come vedete, dovete mettere anche delle affermazioni che quando li guardate entrano sempre come riprogrammazione del vostro subconscio. Queste sono affermazioni scritte in maniera positiva, in prima persona. Io sono, non io avrò o io sarò, perché quando voi lo affermate come qualcosa già accaduto, come essere che già siete, così riuscite a connettervi e integrare questa identità, questa personalità dentro di voi e in seguito scrivetevi anche le azioni, i comportamenti e i pensieri di quella identità che state incarnando e state implementando qui ed ora per poter realizzare il vostro obiettivo, quello che è rappresentato nel film del futuro. Se avete delle domande, qualcosa che volete approfondire, potete scrivere le domande nei commenti sotto il video e sarò felice se mi condividete anche quali sono i vostri obiettivi. Nel momento in cui avete già realizzato il vostro film del futuro, questo sarà il massimo impegno che farete, perché dopo potete visualizzarlo con massima facilità, in autonomia, quante volte volete durante la giornata, e sarò felice di sapere quando l'avete già iniziato come pratica nella vostra vita. Questa tecnica è molto forte, per cui solo la vostra costanza
vi aiuterà di manifestare ancora più veloce ciò che è il vostro obiettivo. Se il video vi è stato utile, iscrivetevi al canale per poter essere avvisati la prossima volta quando pubblicherò un nuovo video qui. E se vuoi continuare a vedere altri contenuti sulla riprogrammazione e cambio della tua identità, penso che questo video sarà di tuo gradimento. Clicca sul video e continua a imparare come manifestare la tua vita da sogno.